Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche generali disponibili per la seconda parte del 2026. Abbiamo la carta del Sole, amici dello Scorpione. È una bellissima carta, parla di amicizie, di relazioni pulite, pure, genuine, ed è anche una carta che ci parla di abbondanza, di crescita, di prosperità. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, ascendente e segno lunare, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me trovate tutti i dettagli nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 9 di coppe, un cavaliere di coppe, abbiamo il diavolo, un 10 di bastoni, abbiamo il carro, tre di pentacoli, no scusate, 5 di pentacoli, e abbiamo un 8 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere di quello che succede qui quando succederà, quindi andiamo a vedere come uno sviluppo temporale delle energie. Allora, partiamo con questo 9 di coppe, che comunque devo dire è una carta di forte appagamento. È una carta già che mi fa capire come se si partisse da una posizione, da un punto di forza. Abbiamo un re di spade, un 7 di spade, un 10 di coppe e un asso di coppe. Potrebbe esserci un'unione con questo re di spade. Può essere sia un'unione a livello romantico, considerato l'asso di coppe, potrebbe anche essere un qualche cosa a livello lavorativo, o semplicemente la partecipazione a un gruppo, può anche essere, non lo so, il gruppo della Proloco per farci, per farmi capire. Cioè è come un qualche tipo di unione, di collaborazione, di conoscenza, potrebbe anche essere, ehm, che in qualche modo dà un appagamento, dà una contentezza, dà come la sensazione di essere vicini al risultato. C'è un 7 di spade. Io credo che questa sensazione sia, come dire, manchi qualcosa. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, che tra l'altro è anche qua sotto. Regina di coppe e asso di denari. Sembra quasi che possa iniziare qualcosa,
di concreto anche. Questo cavaliere di coppe viene a farvi un'offerta, può essere proprio un dono, qualcuno potrebbe anche ricevere un regalo. Secondo me è un regalone. Però io come la sensazione, potrebbe anche essere una promessa di un qualche cosa di concreto, anche se in realtà le promesse sono più del fante di coppe, mentre il cavaliere di coppe viene già comunque con un certo tipo di chiarezza di intenti e di emozioni e di sentimenti. Però se fosse per esempio una questione lavorativa, qui potrebbe essere veramente una proposta molto allettante. Andiamo però a vedere il diavolo. 2 di bastoni. 6 di spade e 2 di pentacoli. Quando io all'inizio ho estratto queste due carte, la parola che mi è arrivata è stata delegare. Ho come la sensazione che potreste, per esempio se avete un'azienda, potreste iniziare qualche tipo di collaborazione con qualche agenzia esterna che magari fa parte del vostro lavoro. Il prendere appuntamenti, il gestire l'agenda, il fare le fatture, o come questa sensazione. Però vedendo questo diavolo, io sento che vi state proprio dirigendo al vostro potere personale. Cioè è una carta di forte potere, non lo sento per niente negativo, anzi molto positivo. Devo dire che il diavolo comunque, soprattutto se guardo anche questo 6 di spade, mi ricorda un po' i condizionamenti mentali, se lo guardo abbinato a questo 2 di pentacoli e al 7 di spade, ho come l'idea che dobbiate diventare abili o che comunque in questo periodo sia necessario per voi imparare certe abilità oratorie. Mm? Dunque, uno dei significati del diavolo, se considero anche 7 di spade, è la manipolazione. Ma siccome qui non lo sento negativo, può essere più un discorso di persuasione. Ora, sono due cose diverse. La persuasione, io ti cerco di persuaderti a fare qualcosa perché tu ne giovi e tu sei cosciente di questa cosa. La manipolazione è io ti dico una cosa per far sì che tu faccia quello che io voglio e tu non ne sei cosciente. Ok? E questa è la differenza. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo un re di bastoni e un 3 di coppe. Mm. Sì, ragazzi, io sento che dovete togliervi dei pesi, dovete imparare a delegare, dovete imparare a cambiare tipo il modo di pensare e soprattutto il modo di porvi. Perché con questo 2 di pentacoli effettivamente potrebbero arrivare tante cose da fare, tante cose da gestire. Magari parte sono quelle che avete già e parte sono quelle dentro cui vi volete buttare o fanno comunque parte di questo nuovo inizio, come se qui qualcuno potesse già avere un'azienda, una famiglia, un gruppo di appartenenza e qui si presentasse qualcosa di nuovo da dover seguire. E questo 2 di pentacoli mi dice che sarete parecchio presi nel gestire varie cose e in qualche modo avete appunto come questa esigenza di delegare, di trovare delle persone fidate con cui collaborare. Se guardo il sole e il 3 di coppe, io sento che potrebbe arrivare qualche amico, qualche amica ad aiutarvi in questo nuovo progetto, in questo nuovo percorso. Andiamo a vedere il carro. 7 di coppe, 9 di pentacoli e cavaliere di spade. C'è come un movimento con questo carro. Sento che la parte più difficile sarà muovervi da soli. Cioè, è come devo capire che cosa posso delegare, come posso delegarlo
e senza questi pesi, senza queste cose, senza queste responsabilità che non sono più mie, io mi posso muovere per qualche nuovo obiettivo, per aumentare il mio benessere, per aumentare anche il mio amor proprio, ma non vi manca col diavolo. Sento che state bene ad amor proprio. Il diavolo è, siccome rappresenta l'ego è sempre quello che è. Poi non è detto, anche le vittime non hanno, cioè le persone che entrano in modalità vittima magari non hanno tanto amor proprio, ma hanno un ego molto sviluppato. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli. Abbiamo un fante di bastoni e un 7 di bastoni. Io sento che potrebbe esserci una questione monetaria. Se per esempio avete un'azienda che ha delle difficoltà e qui con questo asso di denari e il cavaliere di coppe potrebbe effettivamente arrivare qualcuno che vi dà una mano economicamente, qui potrebbe esserci come il farsi qualche scrupolo perché non ci si sente abbastanza, e qui ritorno al lavoro sull'amor proprio, per riprodurre questo denaro che magari vi hanno prestato. Andiamo a vedere l'otto di coppe, 5 di bastoni a mondo. Guardate, in realtà sento che più che il non sentirvi all'altezza, cioè sì, c'è questo non sentirvi all'altezza, ma più che come persona, come esperienza su questo nuovo inizio. Perché poi alla fine io vedo che di lì, cioè una volta presa la direzione, non vi sposterete di lì, farete di tutto per riuscire a raggiungere il risultato che vi siete prefissati. Perché c'è un 5 di bastoni, nonostante tutto sarete combattivi, sarete audaci, mi viene anche da dire. Sì, sento come se ci fosse la possibilità di qualche nuovo inizio, di qualche nuova opportunità, perché avete due assi qui. C'è un po' forse da cambiare il modo di vedere le cose, il modo di gestire le cose, la mentalità più che tutto, perché abbiamo un 6 di spade. Ah, potrebbe anche essere una questione di tempistiche, quindi magari per qualcuno dover aggiustare un po' i tempi del lavoro o potrebbe essere moderare meglio il tempo che si dedica al lavoro piuttosto che al riposo o al divertimento. Però comunque sento che con questa nuova possibilità, con questa opportunità che arriva, si sviluppa come una nuova possibilità per raggiungere il vostro obiettivo e che probabilmente qui molte persone con il 10 di coppe potrebbero essere tanto impegnate in famiglia o perlomeno lo sono state, qui potrebbe arrivare come quell'aiuto se vogliamo e da lì c'è come una sorta di alleggerimento, c'è come un cerco di espandermi. Adesso che ho più tempo per me, cerco di espandermi, di fare le cose che mi piacciono, di ritrovare un pochettino la mia essenza, mi verrebbe da dire. Andiamo adesso a vedere come si sviluppano le cose a livello mensile. Tenete presente che questa è una di 4 letture che andrò a pubblicare per la seconda metà del 2026. Una sarà sulla crescita spirituale, una sulle relazioni e l'amore e un'altra sul lavoro e l'economia. Partiamo con un asso di bastoni, 6 di bastoni, fante di pentacoli, 2 di pentacoli, la forza, la luna e un 9 di spade. Allora, qui è molto semplice, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, ragazzi.
Allora, vediamo a luglio questo nuovo inizio che mi richiama un po' questi due assi che vedevamo qui, quindi può esserci come un'azione, un movimento, una scelta, torre. E sì, è come se qualche cosa finisse per dare il passo a qualche cosa di nuovo, eh? E fante di pentacoli, che avete già qui. No, qua avete quello di bastoni. Quindi c'è come questo nuovo inizio. Vi dicevo che vi potreste sentire freschi, inesperti con questo fante. Mi ritorna un po' qua perché il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista. Quindi può essere che ci sia un nuovo inizio in qualche settore dove non siate tanto pratici, potrebbe essere un nuovo lavoro anche per qualcuno, un, un nuovo percorso di studi magari. Sento qualcuno che potrebbe iniziare un corso di arti bianche, pasticceria, cose di questo genere. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un 6 di pentacoli e un 3 di spade. E qui sento queste carte qua. Perché? Il 6 di pentacoli è una carta che fa riferimento ai contratti, alle regole. Qui abbiamo anche un 6 di bastoni, quindi è come un qualche cosa che si ufficializza, che diventa regolare, regolarizzato, però c'è anche un 3 di spade che mi parla di sacrifici. E qui vedo con questo diavolo quella costrizione, questa contenzione del 3 di spade. Quindi può essere che ci siano come questi nuovi accordi, questa nuova proposta che effettivamente arriva, questo nuovo percorso che inizia, che però all'inizio vi condizioni un pochettino, probabilmente c'è tanto da fare, lo vedevamo qui anche con questo 2 di pentacoli, tanto da studiare. Andiamo a vedere questo fante di denari. Hmm. 4 di bastoni e cavaliere di pentacoli. Allora, secondo me il periodo estivo è più un momento dove stabilire il percorso di questa unione, di questa collaborazione, di questo nuovo percorso. E secondo me con questo fante di pentacoli a settembre può essere che effettivamente un qualche cosa di concreto ci sia appunto verso settembre. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Cinque di coppe e 9 di pentacoli, scusate, un 7 di pentacoli. Non lo so, come la sensazione ehm, che allora con questo 2 di pentacoli al contrario sento un po' la storia del delegare che vi dicevo prima, quindi questa cosa del togliersi dalle mille cose da fare perché riuscite in qualche modo a sbolognarne qualcuna. Però ho come la sensazione che non sarete completamente soddisfatti. Vi manca qualche cosa. Settembre-ottobre, l'inizio dell'autunno. Perché anche qui abbiamo un 7 di coppe al contrario. C'è come qualche disillusione, qualche cosa che manca. Può essere che non vi sentiate così felici come avevate pensato sareste stati. Quindi sento come se non arrivasse il riconoscimento che voi vi aspettavate o che vi era stato detto. Andiamo a vedere la forza.
appeso, 7 di pentacoli appeso, poi c'è anche un 9 di bastoni. Mi dicono che le cose effettivamente potrebbero rallentare un po' verso la fine dell'anno, ragazzi. Con questo appeso c'è la necessità di vedere le cose anche da un'altra prospettiva, dal punto di vista dell'altro o del gruppo o da altri punti di vista, perché con il 9 di bastoni sinceramente sento che siete un po' stanchi, a fine, perché comunque ci sarà tanto da lavorare, tanto da faticare, tante cose di cui occuparsi. Sento che potreste anche essere proprio distratti, nel senso che sono cose dove fate mezz'ora qui, un'ora lì, è come non riuscire ad avere un momento dove centrarvi o concentrarvi. E anche questa forza al contrario mi dice che sarete scarichi, soprattutto se la guardo associata a questo 9 di bastoni. Andiamo a vedere la luna. Regina di bastoni. E stella. Dunque, vi dirò che nonostante questa carenza di cui vi ho parlato anche prima, del 5 di pentacoli, così come avete il fante di bastoni, la regina di bastoni e il 5 di bastoni, sento che andrete avanti comunque per il vostro sogno, per il vostro destino. Allora, io non è che veda separazioni da questa collaborazione o da questa unione, però quello che si sento è che è come se si iniziasse tutti e due, o voi e il gruppo, voi e la famiglia, voi e l'altro o l'altra, insomma, orientate voi la lettura. È come se si iniziasse belli, potenti, potrebbe anche essere qualche amico che vi fa qualche offerta geniale, che poi vi rendiate conto man mano che ci sono veramente tante cose da fare, che voi fate fatica a incastrare quello che avete già in piedi con quello che è il nuovo, c'è come questa necessità probabilmente di delegare anche all'altra persona o al gruppo, ma sento che è come se qualcuno facesse un po' orecchie da mercante e ad un certo punto inizierete come a prendere delle decisioni e secondo me a lasciare indietro certe cose perché è come se non riusciste a gestire tutto da soli. Farete quel che potrete, mi viene da dire, però vi sento belli carichi per arrivare al vostro obiettivo. Datemi ancora una carta per il 9 di spade, abbiamo un 3 di pentacoli e un 5 di bastoni nuovamente che avevate anche qui. Sì, io sento che non vi farete troppi scrupoli, andrete avanti e secondo me c'è un passaggio predestinato qui che dovrete vivere. Sarà una parte in più che conoscerete di questa persona o anche di voi stessi, perché ricordatevi che la carta del sole è la nostra scintilla interna, è anche un archetipo del bambino interiore. Quindi qui per qualcuno c'è tutto questo passaggio in questo prossimo semestre per, mi viene da dire, esprimersi al meglio, per ritrovare la forza interna, la passione, la voglia proprio di raggiungere i vostri obiettivi, perché qui la forza è al contrario. Quindi sarà come un impulso iniziale verso l'estate che rallenterà un pochettino, secondo me, verso l'autunno e che riprenderà ehm, verso l'inverno. Io ho come l'idea che potreste fare qualche restyling a questa situazione. Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere una fatina. Credi nella magia. Apri gli occhi e vedi che il magico, la magia, è tutto intorno nella natura. Questa fatina vi dice che siete parte della natura e quindi siete magici anche voi. Il sole rappresenta il dio Ra, che è anche visto un po' come la scintilla divina, no? Dio, il sole, cioè Dio, vabbè, avete capito, Dio Ra, il dio sole. Ra era il dio degli egizi,
ed è nella cultura egizia che nasce un po' tutto quello che riguarda la filosofia, le culture esoteriche. Ok. Siate completamente liberi e siate uno con me. Accettatemi come fonte di ogni vostro bene. Venite a me con i cuori e le menti aperti, affinché io possa colmarvi di pace, amore e illimitata abbondanza. Rendete grazie in eterno per ogni cosa. Camminate lungo le mie strade ogni giorno nella vostra vita. Fate la mia volontà. Pace. Bellissimo messaggio amici dello Scorpione, spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure vi potete anche abbonare al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto tutte le credenze limitanti e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di sensi psichici, di come sviluppare il terzo occhio, di Kundalini, di protezione del campo energetico, insomma, ce n'è abbastanza di materiale. È praticamente tutto quello che io sto studiando sia a livello personale che professionale da decenni e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Sono 5 playlist, ne ho iniziata una nuova ultimamente sull'ermetismo, comunque i titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!